Calibrare i diffusori acustici. Perché devo farlo? Non va bene la taratura di come escono dalla fabbrica? Risponderò a tutto questo nel prossimo video. No, scherzo. I diffusori acustici hi-fi, sto parlando di quelli veri hi-fi, molte volte questo termine è largamente abusato. Comunque hi-fi significa alta fedeltà, quindi un sistema che riproduca fedelmente quello che è contenuto nel nostro brano. I diffusori hi-fi sono tutti tarati dalla fabbrica, però vi posso garantire che l'ambiente in cui sono stati tarati è completamente diverso dal nostro soggiorno o la nostra sala d'ascolto. Quando sei di fronte ai tuoi diffusori acustici e pensi, ok, sto ascoltando il mio impianto audio, in realtà non è corretto, perché quello che stai ascoltando è un mix tra i diffusori acustici e come risponde l'ambiente. Una parte delle onde sonore che escono dai diffusori acustici arrivano dritte alle nostre orecchie, ma tutta un'altra parte rimbalzano nelle pareti, nel soffitto, nel pavimento e ritornano alle nostre orecchie. Un'altra parte potrebbe essere assorbita, perché magari abbiamo, che ne so, un tappeto. Quindi quello che sentiamo è un mix tra tutti questi fenomeni e le onde che rimbalzano nelle nostre pareti, nel nostro soffitto e ritornano alle orecchie è più o meno la stessa onda, potrebbe essere anche filtrata a seconda dei materiali e delle risposte in frequenza, che è in leggero ritardo rispetto alle onde emesse direttamente dal diffusore acustico. E questo fenomeno si chiama riverbero. A seconda delle dimensioni della stanza, di quanti materiali fonoassorbenti o rigidi abbiamo, questo tempo di riverbero può essere più lungo o più corto. E questo tempo non è costante per tutte le frequenze. Ci potrebbero essere frequenze per le quali il tempo di riverbero è più alto e per altre frequenze che è molto più basso. Capirai che tutti questi fenomeni vanno a stravolgere quello che è il nostro ascolto. A seconda dell'ambiente alcune frequenze potrebbero essere enfatizzate e altre attenuate e di conseguenza i diffusori acustici andrebbero equalizzati per avere una risposta più hi-fi. Ma in ambito hi-fi high-end, quando intendo high-end intendo è il massimo esponente dell'hi-fi, quindi sarebbe l'ascolto allo stato dell'arte, l'utilizzo di equalizzatori o qualsiasi apparato che c'è tra la sorgente e il nostro amplificatore, insomma preamplificatore e finale, è un qualcosa che viene visto malissimo, perché comunque va a interferire nel suono, potrebbe creare disturbi, potrebbe creare rumore, quindi di solito questi apparati non si usano. Quindi la cosa migliore sarebbe quella di correggere il nostro ambiente attraverso l'utilizzo di pannelli acustici, e ce ne sono di moltissimi tipi. E questo farebbe in modo di rendere il nostro ambiente il più neutro possibile. Ma non sempre questo è possibile e di solito si cerca il miglior compromesso. Anche perché molte volte la stanza non è detto che sia simmetrica. Io potrei avere i miei diffusori di fronte, però avere una finestra a destra e un intonaco a sinistra. Quindi è difficile, avere una stanza perfetta. Quindi anche l'utilizzo dei pannelli fonoassorbenti, ok, posso mettere a sinistra perché ho un muro, ma a destra che ho una finestra la vedo un po' più difficile. Ok, posso inserire una tenda, però la tenda non è detto che abbia lo stesso coefficiente di assorbimento del pannello fonoassorbente. Tutte le operazioni di equalizzazione e correzione acustica ambientale, se si intendono fare, vanno fatti con cognizione di causa, vanno fatti con dei tecnici specializzati e con gli strumenti di misura adeguati. Chi fa questi setting in maniera corretta avrà un impianto che suona sicuramente al meglio. Se vuoi modificare l'acustica del tuo ambiente o il setting dei tuoi diffusori acustici, scrivimi nei commenti. Sarò lieto di indicarti il partner di zona più vicino. E come sempre ci vediamo nel prossimo video. Grazie, a presto!